Se la paternità del Barolo può essere suddivisa fra Cavour, Carlo Alberto e i Marchesi di Barolo e il suo luogo di nascita si dipana un po' fra questi territori di Grinzane Cavour, Verduno e il comune di Barolo, per il Barbaresco invece abbiamo un padre e una data certi, Domizio Cavazza, 1894. Primo preside della scuola enologica fondata ad Alba nel 1881, le prime in Italia e tra le prime in Europa. Siamo negli anni in cui fare vino da tradizione, da sistema empirico, diventa un fatto scientifico, diventa una scienza. Sono gli anni in cui Louis Pasteur scopre la fermentazione, il meccanismo in cui gli lieviti trasformano il succo dell'uva in vino e che permettono quindi un approccio scientifico alla produzione del vino. Sono anche gli anni in cui 3 grandi disastri devastano le vigne di tutta Europa, Oidio, Peronospora e Fillossera. Richiedono ovviamente un approccio scientifico per essere adeguatamente affrontati, ma gli studi scientifici, gli studi delle aule universitarie devono essere poi portati nella vita quotidiana dei viticoltori e degli enologi. Ecco che nascono appunto le scuole enologiche. La scuola enologica di Alba, ancora oggi attiva, ha sfornato generazioni e generazioni di esperti enologi e il primo preside fu appunto Domizio Cavazza, un uomo dotato di grande carisma che lo portò nel 1894, comprendendo la qualità dei terreni che compongono il territorio di Barbaresco, a convincere un gruppo di agricoltori, di produttori di Barbaresco a creare una società cooperativa per la produzione appunto dell'omonimo vino. Un vino che fin dall'inizio Domizio Cavazza intuisce che può assolutamente essere paragonato per qualità, per caratteristiche, al già conosciuto Barolo. Ricordiamo che il Barolo nasce intorno alla metà dell'Ottocento, qui siamo una cinquantina di anni dopo. Quindi si inserisce in un periodo in cui a dominare non è più l'aristocrazia terriera del passato, ma la nuova imprenditoria. Grandi imprenditori e negozianti di vino affiancati poi gradualmente anche dalle cooperative e la prima di queste appunto fondata da Domizio Cavazza. Pochi anni dopo, 1904, lo stesso Domizio Cavazza pubblica uno studio molto interessante in cui già va a definire quali sono alcune delle principali, delle più importanti sottozone della zona del Barbaresco, che ancora oggi, con la classificazione delle menzioni geografiche aggiuntive del 2007, rientrano appunto tra i vigneti ritenuti di maggior pregio. Dopo questo periodo il Barbaresco seguirà sostanzialmente in parallelo le vicende e le sorti del Barolo. Nel 1933 entrambi inseriti per la prima volta tra i vini di pregio, nella prima legge che va a proteggere appunto i vini di pregio italiani. Entrambi saranno i primi vini italiani ad essere inseriti nel sistema delle DOC nel 1966, quando nascerà la DOCG, denominazione di origine controllata e garantita, nel 1980. Di nuovo Barolo e Barbaresco saranno i primi vini ad essere inseriti in questa nuova classificazione normativa. Invece prima del Barolo, nel 2007, il Barbaresco va già a definire quali sono le sue 66 menzioni geografiche aggiuntive. Il Barbaresco è un vino prodotto al 100% con uva Nebbiolo, invecchiata per un minimo di 26 mesi, di cui almeno 9 in botti di legno, e le uve Nebbiolo e la loro vinificazione devono assolutamente avvenire all'interno del territorio delimitato dalla DOCG e delimitato in realtà fin già dal 1926. Un territorio che comprende il comune di Barbaresco, il comune di Neive, il comune di Treiso e una piccola parte del comune di Alba denominata San Rocco Seno d'Elvio nell'angolo sud-occidentale del territorio. Un territorio che si trova immediatamente a nord-est del comune di Alba, sulla riva est e sulla riva destra del fiume Tanaro, che scorre proprio a delimitare un lato del territorio di produzione, lo vediamo su questa carta. La vicinanza con la valle del fiume Tanaro è un fattore fondamentale per capire le peculiarità del Barbaresco. Infatti i suoli del Barbaresco sono del tutto simili ai suoli che ritroviamo nella parte centrale del Barolo, le cosiddette Marne di Sant'Agata, con una percentuale maggiore di arenarie nella zona di Treiso e nella zona più a est di Neive.
Quindi i suoli sono molto simili, sono del tutto simili a quelli del Barolo, ma la situazione geografica fa sì che la zona del Barbaresco, di quote più basse anche, sia più esposta alle correnti calde che risalgono dalla pianura padana e poi dalla valle del Tanaro. Quindi un clima tendenzialmente più caldo e più umido che porta le uve di questo territorio, le uve Nebbiolo in particolare, a maturare con un certo anticipo, 1 o 2 settimane rispetto alla zona del Barolo. Una maturazione che dà un frutto appunto molto maturo e dei tannini anche molto maturi e che permettono quindi a questo vino di essere pronto in una fase più giovane rispetto al vicino Barolo. Già il creatore del Barbaresco, Domizio Cavazza, aveva individuato alcuni vigneti di particolare pregio e poi, come per il Barolo, a partire dagli anni 70 con Renato Ratti, poi Slow Food e infine la classificazione attuale del 2007, si sono individuate delle sottozone, le 66 sottozone che approfondiremo successivamente, ma qui le vedete indicate. Ognuna di queste sottozone delimita vigneti con caratteristiche particolari. Questo perché l'uva Nebbiolo, come nel Barolo, anche qui a Barbaresco, è capace di esprimere al massimo le più piccole differenze nell'esposizione solare, nell'esposizione ai venti e nelle tipologie di suolo. Nella regione del Barbaresco possiamo però individuare 2 macrozone. Quella che si affaccia direttamente sulla valle del fiume Tanaro, dove troviamo i Barbaresco più eleganti, quelli i primi a maturare, e i più eleganti, più fini e raffinati. Mentre nelle zone più a sud e nelle zone più interne, che si trovano anche a quote più elevate, con maggiori escursioni termiche fra il giorno e la notte, troviamo l'espressione più fresca, più ricca di acidità, di profumi intensi, e con i tannini più potenti rispetto alla zona vicina appunto alla valle del Tanaro. Le caratteristiche del Barbaresco sono innanzitutto quelle dell'uva da cui proviene, il Nebbiolo, quindi con questo colore mai troppo intenso, molto elegante dai riflessi granati, che ci rivela, dà una sensazione di calore e di eleganza già appunto alla vista, e quella grande complessità di profumi, quella ricchezza e complessità di profumi che è propria del vitigno Nebbiolo. E in bocca le caratteristiche di moderata acidità e le caratteristiche di tannicità e di nuovo di complessità anche in bocca, di grande persistenza, che sono proprie del Nebbiolo, che trovano nel territorio di Barbaresco, grazie a questo suo clima più caldo, a questi terreni ricchi di calcare, di argille, un'espressione molto morbida. Qualcuno, per assonanza con il Barolo definito re dei vini, lo ha definito la regina dei vini, per questo suo aspetto più femminile, elegante, morbido, dovuto a questi tannini che maturano in maniera ottimale, molto efficace, grazie a questo clima più caldo, e quindi ci danno un vino che è già molto più piacevole al palato rispetto al Barolo nelle fasi giovanili, ma che in comune con il Barolo ha una grandissima capacità di invecchiamento, prima di affinamento in botte e poi di affinamento in bottiglia. Quindi troviamo di nuovo in questa espressione del Nebbiolo così elegante che è il Barbaresco questa incredibile ricchezza di profumi, questa sinfonia. Qui l'orchestra suona delle note più soffici, più suadenti rispetto a quelle del Barolo, quindi questa eleganza, questa morbidezza già si percepiscono in questa ricchezza di note anche floreali e speziate, dolci che troviamo nel naso. In bocca rivela ancora una volta tutta la sua eleganza e complessità. Un sapore molto armonico, asciutto, con questi tannini però estremamente morbidi, setosi, vellutati e che danno una sensazione dolce, di grande maturità. Queste caratteristiche fanno sì che il Barbaresco sia un vino da abbinare a piatti non necessariamente ricchissimi e potenti, ma piatti che abbiano in comune con questo vino l'eleganza, quindi piatti ricchi di sfumature, piatti in cui percepiamo
diversi gusti, un'armonia di sapori che va a legarsi molto bene con l'armonia, la grande armonia, l'eleganza di questo vino.